è un semplice circuito RC. Si è spento, quindi funziona. Ho qui in laboratorio un timer della Serai, timer luci scale, che era collegato, anzi era scollegato in un impianto elettrico di un'abitazione. Sicuramente l'hanno scollegato perché non funzionava più, lo andremo a collegare, andremo a vedere se riusciamo a ripristinarlo e andremo a studiare tutti i collegamenti. Ok, seguitemi nel video. Questo è il nostro timer. Nella parte superiore non troviamo nulla, qua troviamo la scritta Serai, qua troviamo un potenziometro, zoom così si vede meglio, con meno e più sicuramente per impostare il tempo. Qua troviamo un pulsante, qua abbiamo un simbolo di una luce accesa, qua di una luna, qua sicuramente per avere la luce sempre accesa, e qua per funzione timer. In fondo troviamo i tre morsetti, abbiamo 3 morsetti, entra 220 volt sull'1 e sul 2, l'1 riparte, va alla lampada, alla lampadina, e ritorna al 3. Il 2 parte, va al pulsante e ritorna al 3. Sul pulsante troviamo questo simbolo che dovrebbe essere la luce sul relativo pulsante. Ho preparato una lampadina e una spina per collegare la presa elettrica e vado a collegare i fili. Andiamo a vedere come collegare. Allora troviamo la spina con 2 cavi, rosso e nero, dove arriva a 220 volt, che va collegato al pin 1 e al pin 2, ma al pin 1 va anche alla lampadina, quindi il nero, blu, quindi il blu andiamo a collegare al morsetto 1. Ok, al 2 colleghiamo l'altro filo della 220, fase o neutro, avvitiamo e infine l'ultimo filo, ritorno dalla lampadina sul morsetto 3. Vediamo se riesce a prenderlo, sono fili un po' corti. Ok, mantiene. Impostiamo su timer, mettiamo basso, così il potenziometro, sì, le luci si dovrebbero spegnere dopo un tempo basso, e andiamo a collegare alla spina. Mi raccomando, sempre molta attenzione con la 220. Colleghiamo, non succede nulla. Per simulare un pulsante, purtroppo non ce l'ho, vado a ponticellare fra il morsetto 2 e 3 e troviamo la lampada che si accende. Adesso si dovrebbe spegnere entro poco tempo, perché ho impostato il timer meno, non so se riuscite a vedere, c'è un meno e un più, e attendiamo. È passato un po' di tempo e niente, la lampadina non si spegne, si dovrebbe spegnere, ma purtroppo rimane accesa. Ok, togliamo la spina, quindi il timer non funziona. Proviamo a mettere modalità luce, quindi sempre acceso. Se io adesso metto la spina,
si accende, spengo, accendo. Infatti posso, se premo qua, adesso dovrebbe intervenire il temporizzatore, ma non funziona. Ok, andiamo a vedere come è fatto all'interno. Apriamo e andiamo a vedere al suo interno. Troviamo marca Serai Padova Italia, prodotto nell'ottobre del 1990, ha ben 36 anni. Sono tutti componenti discreti, quindi sicuro si può riparare. Andiamo a vedere subito se funziona il relè. Secondo me sì, perché si sentiva il click. Andiamo a togliere la scheda, vediamo il trasformatore, il potenziometro, i condensatori, il circuito raddrizzatore per i 24 volt, il pulsante. Dietro troviamo saldature belle precise, sono passati 36 anni e niente, andiamo a vedere la logica di funzionamento. Ho disegnato sul quaderno i morsetti 1, 2, 3, il primario del trasformatore, il contatto normalmente aperto del relè, il pulsante, lampadina esterna, pulsante esterno e la 220 volt. Andiamo a vedere come funziona. Allora, il neutro entra sul morsetto 1 e va sul primario del trasformatore. Questo non è eccitato perché qua è aperto, qua è aperto. Difatti la fase entra sul morsetto 2 ma non passa e quindi non va al trasformatore. Premendo il pulsante esterno vediamo che la fase fa questo giro, entra e alimenta il primario del T1, sarebbe questo trasformatore che fa eccitare il relè. Rilasciando il pulsante il relè rimane acceso, quindi come se fosse una autotrattenuta, è un'autotrattenuta. E dopo tot tempo, che sicuramente resistenza, abbiamo un circuito RC che non funziona e dovrebbe spegnere il relè. Questo pulsante, tutto spento, se premiamo, difatti la fase entra, passa qui e alimenta sempre T1, quindi qua se premiamo è sempre giorno. Qua troviamo la lampadina, difatti il neutro va sulla lampadina esterna e la fase si richiude o tramite il pulsante o tramite il relè. Qua troviamo la luce sul pulsante, tutto aperto, ma troviamo la fase arriva sul luce del pulsante, luce scale, si richiude tramite la lampadina e torna al morsetto 1 del neutro, quindi si accende. Una volta premuto troviamo che ai suoi capi arriva la stessa fase, quindi potenziale 0, e si spegne. È un trucco così da avere con solo 2 fili, possiamo collegare la lampadina e il pulsante senza portare altri 2 fili per la luce. Andiamo a inserire la spina, vediamo che il relè si eccita, tolgo, si apre, non so se riuscite a vedere,
Aspettate che zoom. Concentratevi sul relè, contatto chiuso, contatto aperto, quindi il relè funziona perfettamente. 24 volt DC. Andiamo a vedere se il potenziometro funziona. Mettiamo i puntali uno su un lato, il tester naturalmente in modalità home, e un pin laterale e il pin centrale. Il potenziometro è al minimo, è 0, quindi se aumento, vediamo se tocca i puntali. Ok, sta toccando. Aumento, dovrebbe aumentare il valore. Sì, aumenta, quindi il potenziometro funziona. Abbiamo visto che il relè si eccita e la lampadina si accende, quindi il trasformatore e il relè funziona, però rimane acceso. Andiamo a verificare. Abbiamo solo 3 condensatori, questi 3 condensatori. Metto in modalità capacimetro sul tester, giro la scheda, troviamo la parte negativa di questo C3, quindi è qua, mettiamo il puntale negativo qui e qua il positivo, vediamo che valore ci dà. Non ho visto il valore sul condensatore, vediamo prima sul tester. 200 microfarad. Giriamo, 220 microfarad, 35 volt. Buono, ma poi può essere anche l'SR che non è buono, quindi per adesso diamolo per buono. Misuriamo anche quest'altro, visto che ci siamo. Questo è da 47 microfarad, il negativo sempre sopra. Andiamo a misurare negativo e positivo, ci dovrebbe dare 47 microfarad. Vediamo un po' se riesco a fargli fare contatto. Vediamo un po', 97, forse legge anche un altro condensatore. E infine troviamo questo verde che dà 2,2 microfarad. Ok, andiamo a misurare anche qua. Qua è il negativo e qua è il positivo. 2,2. Vediamo un po' se riesco a misurarlo. Ok, sta leggendo 1 microfarad. È un po' scarico. Continuiamo la ricerca e poi li dissaldo. Sulla scheda troviamo anche dei diodi e andiamo a controllarli. Mettiamo in modalità prova diodo e andiamo a mettere il catodo, il puntale nero sul catodo e il rosso sull'anodo. E troviamo il tester che ci indica, aspettate che sposto, che il diodo è buono. Mettiamo anche sull'altro diodo, anche qui dice che è buono. Troviamo D3, anche questo è buono. D4, negativo sul catodo, anche questo è buono. D5, anche questo è buono. Troviamo tutti i diodi che sono buoni. Quindi concentriamoci sui condensatori
e andiamo a vedere anche i transistor. Giriamo, ho messo il tester in prova a diodi e andiamo a vedere le giunzioni. Proviamo, allora qua 1 2 3 4, allora proviamo qua, ok, ok, questo dovrebbe essere un PNP, quindi all'incontrario, ok. Ops, un attimo, mi sta cadendo tutto, quindi anche qua, vediamo un po' qua, ok, qui, vediamo se riesco, ok, suona qua. Ecco qua, non riesco a far contatto, graffio un po', ne un po', qua, ok, ok, anche qui, ok e ok. Allora i 4 transistor sono buoni. Visto che ci troviamo, diamo una controllata anche alle resistenze e infine mettiamo in home, metto così si vede meglio, e infine andiamo a dissaldare i condensatori. Allora controlliamo le resistenze, vediamo se misurano un K, 17, 26, 100, questo dovrebbe essere 2002, ok, le ultime due 100, 100.000, ok, le resistenze sono ok, non ci rimane altro che dissaldare i condensatori. Ho dissaldato i condensatori e andiamo a misurarlo con l'LCR P1 della Finirsi. Misuriamo il primo, vediamo che valore ci dà, 179 microfarad con un SR da 2 ohm e un 220 microfarad, buono, ma lo andiamo a cambiare. Misuriamo il secondo che è di 47 microfarad, vediamo un po' che valore ci dà, 48 e 1,42, quindi buono. Ultimo da 2,2 microfarad, andiamo a misurare, ci dà 2,5, 3 ohm, ma per una capacità così bassa, l'SR è un po' alto, è buono. Quindi andiamo a cambiare solo quello grande e vediamo se torna a funzionare. Ho cambiato solo questo condensatore da 220 microfarad a 35 volt, ho ricollegato il tutto e andiamo a provare. Do alimentazione, non succede nulla, qua si accende, li spegniamo, li colleghiamo, quindi a funzionare funziona, simuliamo il pulsante
fa il 2 e il 3. Ok, si è acceso. Vediamo se il timer funziona. Non taglio il video, lascio in diretta. Vediamo un po'. L'ho messo, il potenziometro l'ho messo basso. È un semplice circuito RC. Si è spento, quindi funziona. Proviamo a aumentare un po' il tempo, ridiamo il consenso, quindi con il pulsante, con il cavo che si è riacceso, dovrebbe durare un po' di più. Quindi era solo il condensatore che non era buono. Questi maledetti condensatori. Vediamo un po', lascio sempre in diretta. Se volete mandate avanti il video. Non ho messo esagerato. Di solito va da 0 a 10 minuti, 5 minuti. Questo non lo so, non ho le istruzioni. Vediamo se si spegne. Attendiamo, che ho controllato tutta la scheda, transistor buono, relè buono, trasformatore buono, pulsante buono, è tutto buono. E calcolate che questa scheda ha ben 36 anni. Si spegne, non si spegne, prima si è spento, non si spegne. Provo a abbassare no, lascio così. Si era spento. E adesso non si spegne. Si è spento. Ok. Funziona tutto. Riparazione è andata a buon fine. Ho rimontato tutto il circuito, quindi il timer ha ripreso a funzionare. Abbiamo recuperato un componente degli anni 90. Certamente 36 anni, i condensatori sono la prima causa. Comunque abbiamo visto come funziona il timer. Questo è marchiato Serai e potrà tornarmi utile per qualche altro progetto o per luci, scale, se a qualche condominio, qualche casa serve. Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, se avete qualcosa da dire potete scrivere sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.